Ci siamo ragazzi, è finalmente stato presentato il nuovissimo Set Ideas 21330 Home Alone, dedicato al film Mamma ho perso l'aereo. Con ben 3957 pezzi, batte persino l'enorme pianoforte a coda Set 21323 in termini di numero di parti, diventando così il più grande Ideas uscito fino ad oggi. Ma prima di addentrarci nella nostra review, vi ricordo di iscrivervi al canale. Naturalmente siamo presenti anche sulle piattaforme Instagram e Facebook, e di lasciare un bel like se alla fine il video vi è piaciuto. Mi raccomando, non dimenticatevi di commentare alla fine del video, che mi fa sempre piacere sapere le vostre opinioni. Benissimo, siamo pronti e carichi e cominciamo! Il set è disponibile dal 1 novembre al prezzo di 249,99 € ed è un 18+. Misura 27 cm di altezza, 37 cm di profondità e 34 cm di larghezza. La casa, ragazzi, devo dire è veramente grande ed è costruita con sistema modulare. La cosa più impressionante però, che adoro veramente, sono le pareti anteriori e il tetto che si aprono in stile Casa delle Bambole. Home Alone è una replica fedele della famosa casa del film Mamma ho perso l'aereo ed è stato progettato dal fan Lego Alex Storozuk. Nel film il piccolo protagonista Kevin McAllister viene dimenticato a casa dalla sua famiglia, che parte per le vacanze natalizie, e lui si ritrova a dover respingere completamente da solo i maldestri ladri Harry e Marv, con tranelli e trappole da lui ingegnosamente ideate. Come vediamo dalle immagini del box, la costruzione comprende diverse stanze distinte, una mansarda ed un seminterrato. Tra le altre caratteristiche possiamo trovare anche il furgone dei ladri e una casa sull'albero. Naturalmente il set è pieno di easter eggs del film ed è completato da 5 minifigure chiave, tra cui Kevin, Harry, Marv, il vecchio Marley e la mamma di Kevin, Kate. I dettagli del box sono pressoché standard, come ci hanno ormai abituato i set per adulti, con la casa in primo piano a sfondo nero. Naturalmente il marchio Ideas ci ricorda che questo è il set numero 38 in ordine di uscita, e vediamo che è inclusa anche una batteria per il brick Lego che illumina la fornace del seminterrato. Il retro della confezione, come già detto prima, rivela la funzionalità che devo dire davvero innovativa: l'apertura della struttura come se fosse una casa delle bambole. Una linea di inquadrature lungo la parte inferiore richiama alcuni dei momenti del film che possiamo ricreare, oltre a mostrare che i diversi piani sono modulari. La confezione contiene 31 buste numerate dalla 1 alla 24, il manuale di istruzioni composto da 476 pagine e ben 2 fogli di adesivi. Ora, capisco la particolarità del set, ma secondo me 37 adesivi sono veramente troppi. Le prime pagine del libretto di istruzioni sono dedicate completamente alle informazioni sulla casa, con delle bellissime immagini delle trappole ideate da Kevin, e successivamente alcune informazioni del fan designer Lego Alex Storozuk, che ci spiega le sue difficoltà per la realizzazione di questo set e delle successive modifiche apportate dai designer ufficiali Lego prima della realizzazione completa. Come mi aspettavo, anche questo set comprende alcuni nuovi pezzi stampati e nuove parti in esclusiva, come questi nuovi binari del treno e questa variante della porta Lego. Perfetto! Iniziamo subito con la costruzione del set. Perdonatemi se non seguirò le fasi della costruzione in ordine come da libretto, ma volevo spendere 2 paroline in più sulla realizzazione dell'edificio. Iniziamo con la realizzazione di una solida base che conterrà alcuni semplici ingranaggi Technic per fornire la rotazione per una delle funzioni di gioco. Nel complesso la grande base risulta molto solida e notiamo che il bordo anteriore della casa ha perfino le finestre del seminterrato. Si procede con la costruzione delle prime pareti esterne, nonché la grande rampa di scale sul lato destro del primo piano. Una volta completate tutte le pareti, si continua assemblando una miriade di dettagli interni: il camino bianco adeguatamente ornato per le feste natalizie, il treno con il ritaglio di cartone del giocatore di basket,
e qui mi ha veramente deliziato il cambiamento della scritta sulla maglia. Infatti nel film c'era la scritta Bulls 23, mentre qui troviamo la scritta Bricks 23. Davvero un'ottima idea, devo dire, sia per risparmiare sui costi di licenza sia per l'originalità. Rifiniamo il tutto con il delizioso albero di Natale nell'angolo, mentre accanto alle scale ci sono un paio di pattini a rotelle che rappresentano la trappola con le Micro Machine che Kevin ha preparato per i ladri. Per quanto riguarda i dettagli a completamento del lato destro, sempre del primo piano, i pezzi di arredamento includono la porta d'ingresso, il bellissimo orologio a pendolo con il ventilatore che fa riferimento alla trappola di piume ideata dal nostro protagonista ed il tavolo con sedie della sala da pranzo. Terminiamo così il primo piano con l'installazione delle pareti della facciata frontale, collegate alla casa con delle cerniere e bloccate con delle clip apposite. Su entrambe le pareti nella parte interna possiamo notare anche due poster, uno con l'immagine dell'Empire State Building, in chiaro riferimento a Home Alone 2 Lost in New York, mentre sulla parete opposta un poster della Torre Eiffel. Passiamo ora al secondo piano della nostra build. Si procede sempre con la costruzione di una grossa base rettangolare e di un'altra rampa di scale che porterà poi alla mansarda, nonché tutta la parte che comprende le pareti esterne posteriori, le finestre di rifinitura e una piccola manopola che attiverà una simpaticissima funzionalità di gioco. Il perno attiva appunto gli scaffali che crollano nella camera da letto di Buzz. Infatti, estraendolo si toglie un perno di sostegno sotto i ripiani, facendoli cadere in avanti. Anche qui i dettagli della camera da letto di Buzz contengono molteplici easter eggs. Possiamo notare un cuore in cassaforte, sopra gli scaffali notiamo una scatola di petardi, dei soldi e una teca per il suo ragno. Manca però il ragno. Lui possiamo trovarlo fuori dalla sua stanza, che cammina sulla parete delle scale. Per quanto riguarda il lato destro del secondo piano, questo è dedicato alla camera da letto dei genitori di Kevin, anch'essa piena di dettagli davvero accurati. Un letto a baldacchino, un comodino con una sveglia digitale ed una confezione di popcorn. La sezione viene poi completata con un delizioso bagno corredato perfettamente di tutti i suoi accessori ed un tavolino proprio davanti alle scale. Ora non ci rimane che chiudere il tutto con le pareti della facciata frontale, costruite con le stesse tecniche viste in precedenza. A questo punto l'unione del primo e del secondo piano rende già bene l'idea dell'immensa solidità della struttura. Riprendiamo la costruzione con la mansarda. Anche qui si procede costruendo una base di forma quasi completamente rettangolare. Gli spazi interni però sono molto più stretti, poiché la maggior parte dello spazio viene consumato dall'inclinazione del tetto. Anche qui vengono rappresentati alcuni elementi chiave del film. Il piano di battaglia di Kevin, rappresentato con un adesivo su tile 2x3 su di una scrivania con la lampada, un distributore di caramelle anch'esso presente nello sfondo del set del film ed un letto pieghevole. Il tetto completato presenta anch'esso la possibilità di essere aperto come il resto della build per meglio interagire con le fasi di gioco. Con il tetto ormai finito possiamo dire che la parte anteriore della build è praticamente completata. Ora possiamo passare alla costruzione delle due sezioni posteriori, che sono la cucina ed il seminterrato, sezioni che sono anche dei punti chiave della casa, come anche del resto del film. Diciamo che i nostri designer hanno trovato una piccola scappatoia per la realizzazione di questa sezione, in quanto non proprio coerente a livello di struttura, ma possiamo dire tranquillamente che il tutto è abbastanza accettabile e gradevole. Anzitutto cominciamo dicendo che la parte corrispondente al seminterrato risulta completamente inaccessibile dall'interno della casa. Sembra quasi come se fosse una costruzione distaccata dal contesto. Davanti alla porta d'ingresso viene realizzata una lastra di ghiaccio utilizzando tile di colore azzurro trasparenti, cosa che ritroviamo anche davanti alla porta della cucina, in cima alla rampa delle scale sul retro. All'interno del seminterrato ci sono una lavatrice, la cassetta degli attrezzi e un adesivo del calzino di Marv attaccato al pavimento con il catrame. Anche il nemico immaginario di Kevin all'interno della fornace è fantastico. La build qui è veramente minacciosa,
con un brick luminoso che fornisce una luce infernale quando la grata superiore viene spinta verso il basso. Mentre la cucina, anche se a prima vista risulta un po' troppo minimale, mantiene comunque una coerenza di elementi chiave del film. Vediamo che è presente la trappola della fiamma ossidrica sopra la porta che devo dire mi è piaciuta tantissimo, essendo, come detto prima, un nuovo elemento con l'ingresso basculante per gli animali domestici. Molti dettagli sono davvero riconoscibili, come il combinato TV-VCR con il film Angels with Filthy Souls e sopra la penisola un cartone di pizza di Little Nero's Pizza. La porta del frigorifero è ricoperta da un adesivo in alluminio con alcuni magneti che reggono cose come l'immagine di un cane e una guida di viaggio per New York. E all'interno del frigorifero ci sono due scatole di mac and cheese posizionate in modo molto precario su un paio di ripiani. A completamento del nostro edificio verranno aggiunte le luci di Natale nel cortile anteriore. Altro riferimento molto simpatico, che mi è piaciuto tanto, è l'inserimento di un trofeo di microfigure per sostituire la problematica statua Lawn Jockey, che continua ad essere colpita dal ragazzo delle consegne di Little Nero's Pizza nel film. Perfetto, siamo arrivati a quelli che sono gli ultimi ritocchi di completamento della build, andando a costruire le ultime strutture indipendenti del nostro set partendo dalla casa sull'albero. Il tutto risulta avere un design molto semplice e molto veloce da costruire, anche se devo dire che a prima vista la costruzione risulta abbastanza solida. Una volta completamente assemblata verrà collegata alla casa tramite un lungo pezzo di spago. La seconda costruzione invece sarà il nostro furgone, ok? Lo stesso identico furgone appunto visto nel film. Tutte le scritte sul furgone naturalmente sono composte da adesivi. Vediamo che è dotato di un portapacchi rimovibile ed anche la porta nel retro del furgone ha la possibilità di essere aperta. Piccola nota di dispiacere, purtroppo mancano le due portiere laterali del furgone. Il tutto è correlato da un piccolo bottino all'interno dello stesso furgone che i nostri due ladruncoli sperano di portare tranquillamente a casa. Finiamo il tutto con le 5 minifigure presenti in questo set, che naturalmente sono tutte esclusive. Iniziando con la star del nostro set, Kevin. La testa, che ha una doppia espressione, ed il busto sono naturalmente nuove stampe e viene fornito anche di una sciarpa ed un cappello per un look alternativo. Anche la mamma di Kevin, Kate, presenta una testa con doppia espressione. Il vecchio Marley, nessuna doppia espressione per lui, ma il suo busto naturalmente ha una nuova stampa. E per finire i nostri due ladruncoli Harry e Marv, entrambe due minifigure fantastiche, con volti e busti completamente unici. Harry viene presentato con due cappelli, quello da poliziotto ed il berretto di lana, e Marv sicuramente il mio preferito, con una testa con doppia espressione. Devo dire, minifigure davvero divertenti. Ok ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni e alle mie impressioni. Cominciamo dicendo che trovo questo set davvero divertente e sicuramente uno dei migliori ideas meglio realizzati da Lego. Sono presenti molte funzioni di gioco spettacolari e riferimenti cinematografici ad ogni lato della build. Ci sono leve, pulsanti e manopole sparse in quasi tutte le sezioni del modello, e premendole, girandole o azionandole si attiverà sempre una piacevole funzione di gioco. Ma sicuramente il grande tocco di classe è stata la possibilità di poter completamente aprire il nostro modello per apprezzarne veramente ogni funzionalità. Le build di completamento sono anch'esse veramente eccezionali e perfettamente azzeccate nel contesto. Semplificando il tutto, il set racchiude storia, giocabilità, tecniche di costruzione eccellenti, dettagli unici e soprattutto minuziosi. Il prezzo? Secondo me ci siamo, quindi vi consiglio vivamente di acquistarlo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi, che come sapete mi fa sempre molto piacere. Noi ci vediamo al prossimo video recensione e mi raccomando, ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!